Le apparizioni di Yaddico. Yaddico è una piccola frazione nel comune di Brindisi ed è proprio qui che, nel 1962, la Madonna decise di apparire ad un vigile urbano di nome Teodoro D'Amici, che allora aveva 50 anni ed era sposato con 3 figli. Tutti lo conoscevano per essere un tipo burbero e molto severo nel suo lavoro. Nella notte tra l'11 e il 12 agosto del 1962, Teodoro D'Amici ha un sogno insolito. Una voce femminile lo invita a recarsi in un luogo fuori città, nella contrada di Yaddico, dove si erge un muro fatiscente, un residuo di un'antica chiesa. Su questo muro, emerge uno sbiadito affresco della Madonna che tiene tra le braccia il bambino Gesù, visibilmente rovinato ma ancora di notevole bellezza. La voce, che Teodoro riconosce come quella della Madonna, gli ordina: "Portami ceri e fiori". Teodoro chiede: "A che ora?" E riceve la risposta: "A mezzanotte". La mattina seguente, al risveglio, Teodoro D'Amici non considerò l'evento con serietà, pensando che fosse soltanto un sogno, e quindi non gli diede peso. Tuttavia, nelle 2 notti successive, il sogno si ripeté e le parole della Vergine rimasero immutate. Quindi, intorno alle 23 del 14 agosto, Teodoro, insieme al suo amico Elvio Martinelli, che era all'oscuro della destinazione, intraprese il viaggio verso la contrada di Yaddico. Arrivati sul posto, Teodoro fermò l'auto lungo il bordo della strada e, dopo aver superato un dirupo profondo di circa 3 metri, si avventurò da solo verso il rudere. Lì, mise dei fiori in un contenitore improvvisato, accese alcune candele e, dopo aver recitato alcune preghiere, tornò indietro verso l'amico che lo aspettava. Insieme fecero ritorno a casa, seguendo lo stesso percorso fatto all'andata. La sera del 20 agosto, Teodoro ritorna nella contrada insieme alla moglie e depone i fiori nello stesso contenitore improvvisato. Mentre si prepara ad accendere le candele, il rudere improvvisamente si illumina con una luce intensa, rendendo l'affresco della Vergine luminoso e brillante. Quest'illuminazione dura per alcuni preziosi minuti. Teodoro, immerso in quella luce, raccoglie le sue forze e pronuncia queste parole: "Madonna mia, dimmi cosa desideri e io sarò tuo servo, pronto ad esaudire i tuoi desideri". Alla mezzanotte del 27 agosto, si ripete il fenomeno già vissuto il 20 agosto. Tuttavia, questa volta non solo la moglie di D'Amici è presente, ma anche i suoi figli Teresa e Tonino, insieme al signor Elvio Martinelli e sua moglie Maria Moretto, e i genitori di quest'ultima. Appena arrivati sul luogo, Teodoro si dirige verso il muro. Prima ancora di raggiungere l'immagine di Maria, una luce intensa avvolge l'intera campagna circostante, emanando proprio dal muro. Gli altri presenti, sopraffatti dall'emozione, si inginocchiano uno dopo l'altro e iniziano a pregare. Vedono Teodoro inginocchiato di fronte al dipinto, avvolto da quella luce. Alla fine, quando tutto termina, Teodoro si rialza barcollando e si unisce agli altri. Un silenzio cala su tutti. Nessuno pone più domande, nessuno ha più dubbi su quanto è avvenuto nei giorni precedenti. Dopo 10 giorni, ovvero il 6 settembre, Teodoro fa un sogno in cui vede la Madonna aspettarlo in una strada circondata da spine. Durante il sogno, la Madonna gli chiede di costruire una chiesa per lei, dicendogli queste testuali parole: "Figlio mio, ho tanto freddo, coprimi". Dopo circa un mese, il 5 novembre, il muro si illumina nuovamente per la 6ª volta. Questa è considerata l'illuminazione più significativa, poiché dura per i primi 5 minuti ed è visibile a tutte le persone presenti. Mentre Teodoro rimane in ginocchio presso l'affresco, sente distintamente queste parole: "Ciò che tu vedi, gli altri non potranno vedere. Cerca l'acqua mia e la troverai". Finalmente, il 21 novembre 1962, dopo intense ricerche nel terreno, Teodoro trova l'acqua ed emergono non una, ma ben 4 sorgenti d'acqua. Malgrado la zona fosse paludosa e ricoperta da detriti, sassi e canne, l'acqua sorgiva emerge limpida e cristallina. Teodoro, colto da profonda gratitudine, si inginocchia, prende l'acqua tra le mani, ringrazia la Madonna, si lava il viso e ne beve. Da quel giorno, numerosi fedeli si recano a Yaddico per attingere questa straordinaria acqua e portarla ai malati.
Molte persone testimoniano di aver sperimentato grazie e guarigioni miracolose attraverso l'intercessione di Maria. La notizia si diffonde rapidamente e la piccola frazione diventa un luogo di pellegrinaggio e di speranza per molti credenti. La fonte d'acqua diventa un simbolo di fede e di miracoli, continuando a ispirare la devozione e la spiritualità della comunità locale e di coloro che vi giungono da luoghi lontani. Ma la storia non finisce qui. Il 27 maggio 1963 segna l'ultimo incontro visibile con la Madonna, l'ultima illuminazione. Più di 70 persone sono presenti per l'occasione. Dopo la recita del Santo Rosario all'interno del rustico che sarebbe diventato la nuova chiesa, le persone si spostano sulla strada per le ultime preghiere prima di tornare a casa. Recitano le 15 Ave Maria, il Padre Nostro, il Gloria, il Credo e il Salve Regina, per concludere con l'invocazione: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. È in quel momento, nel buio, che si sente un grido: ecco la Madonna. Questa volta, non è la voce di Teodoro ad annunciare l'apparizione, bensì quella di una ragazza sordomuta che, piangendo, indica il dipinto della Madonna che si illumina in quel preciso istante. In un breve lasso di tempo, il santuario venne portato a compimento. Nel 1965, su iniziativa di Monsignor Nicola Margiotta, l'arcivescovo di Brindisi dell'epoca, il santuario appena eretto venne dedicato a Santa Maria Madre della Chiesa, mentre la sua custodia fu affidata ai Carmelitani Scalzi. Malgrado ciò, l'approvazione ufficiale da parte della Chiesa arrivò molto tempo dopo. Monsignor Domenico Caliandro, arcivescovo di Brindisi Ostuni, con il sostegno di 3 teologi, riesaminò attentamente l'intera vicenda. Finalmente, l'8 dicembre 2022, l'arcidiocesi da lui guidata emise un comunicato stampa ufficiale che affermava: i fedeli di Brindisi possono ora riconoscere pienamente di essere stati visitati dalla Beata Vergine Maria.